2009, il 10 ottobre per l'esattezza. A Desenzano del Garda sto facendo la mia prima gara di livello nazionale. Sono primo, incredibilmente. Sono primo dal primo salto, in cui mi sono imposto su tutti gli altri avversari, e adesso è il sesto. Sesto salto in cui io sono lì, ormai convinto di essermela cavata molto bene, e guardo i miei avversari fare l'ultimo tentativo per scalzarmi dal podio. 1, 2, 3. In tipo 5 minuti mi ritrovo da vincitore a primo degli sconfitti. Quarto posto. Si dice medaglia di legno, no? È stato il mio primo fallimento. L'anno dopo però, quindi nel 2010, ero a Rieti, alla stessa gara, quindi sempre ai nazionali, e dopo 3 salti ero nono. E quindi è il primo degli esclusi della finale. Fuori, a casa. I 3 anni dopo sono stati un pochino meglio. È arrivata la redenzione. Sono stati i 3 anni d'oro della mia carriera giovanile nell'atletica. Sono stato campione italiano under 18 e sono andato 3 volte in nazionale. Le cose stanno andando benissimo. Sono primo o secondo a qualunque gara io partecipi, che siano provinciali, regionali o nazionali, poco importa. Ovunque io vada, appunto, tutto funziona bene. Però qualcosa non va. Non sono felice come dovrei essere. Quelli che ne sanno, gli esperti, quelli forti, mi dicono tutti che non sono abbastanza forte, che non gli piaccio, che il mio modo di saltare è discutibile, che la mia rincorsa è un po' pessima, che non gli piaccio, che insomma non vado bene. E quando non me lo dicono in faccia, me lo fanno capire. Fanno le smorfiette, fanno i commentini, o poche volte invece me lo dicono. Una volta ho fatto una gara e nel miglior salto avevo un vento contro di 3,9 metri al secondo, che è un muro di vento che ti blocca e non ti fa correre. E il commento è stato: meno male, almeno ti ha tenuto le spalle alte, ti è andata bene. E questa cosa corrompe un po' tutti i tuoi successi, tutte le mie vittorie non sono mai state vere vittorie, perché c'era questa cosa dietro, c'era sempre qualcuno che mi diceva che non funzionavo, che non andavo bene, e quindi piano piano ho cominciato anch'io a dubitare. Forse non valgo davvero quanto credo di valere, forse è andata davvero solo di fortuna, era un anno in cui gli altri andavano meno e sono capitato io, ma è andata proprio di culo. Forse davvero dovrei cercare altro. E quindi l'ho cercato. E in quel periodo era periodo di andare all'università e quindi ho scelto l'università e sono andato, ho cominciato questa vita da studente. Però quel ricordo di volare non te lo togli facilmente, non è così che funziona. E quindi ti rimane. E poi vabbè, se mi è andata di culo una volta, mi andrà di culo ancora, no? Ha funzionato, perché non dovrebbe funzionare ancora? E quindi cosa fai? Quindi ci riprovi e inizi a vivere questa doppia vita. Da una parte c'è lo studente, quello tranquillo, che fa il suo dovere, che punta a laurearsi, a trovare un lavoro, a crescere. E dall'altra c'è il sognatore, l'atleta, che è un po' fuori dal mondo, un po' sociale, un po' drogato di quello che fa, un po' egocentrico, pieno di sé. E queste due vite inizialmente funzionano bene, proseguono su 2 binari paralleli e si riesce a farli funzionare. Piano piano però ci si rende conto che il successo non arriva. Cioè, vivendo come atleta e come studente allo stesso tempo, in nessuno dei due casi riesci davvero a essere il più bravo. E questa mancanza di successo, piano piano comincia a mangiarti, comincia a farti male e a lasciarti un vuoto che è molto difficile da colmare. In più, nel frattempo stai crescendo e quindi la vita cambia e cominci a chiederti un po' chi cavolo sei, no? Sono lo studente, quello appunto ligio al dovere che fa le cose, o sono l'atleta che cerca il suo modo di fare le cose? Sono un mix di tutti e due? O forse non sono nemmeno nessuno di entrambi? Ho sempre, per tutta la mia vita, seguito quello che gli altri mi dicevano di fare e adesso ho seguito dei binari, adesso non so più cosa fare. Da dove vado? Devo scegliere? Scelgo? Quale scelgo? E quindi vai in crisi e non sai dove muoverti, non capisci e chiedi a qualcuno cosa posso scegliere, cosa devo scegliere? E quindi scegli di sbagliare, però a modo tuo.
Scegli di vergognarti tutte le volte che qualcuno ti chiede che cosa fai e di non avere una risposta per i curiosi. Scegli di provarci e potenzialmente di sbagliare. Scegli di piangere la sera quando sei da solo e nessuno ti vede, e invece di essere sicuro di quello che fai e convinto della tua direzione di fronte a tutti gli altri. Quindi convintissimo, procedi pur sapendo che le cose andranno male ogni tanto. Qualche volta sbaglierai, qualche volta fallirai, non qualche volta, fallirai ancora e ancora e ancora e ancora e ancora, e lo sai già e lo metti in conto, perché va bene, sbaglierò, ma è il mio modo di sbagliare. Farò degli errori, ma sono i miei errori. Farò delle scelte stupide, ma saranno le mie scelte stupide. Perché a un certo punto ti rendi conto che se non sei studente e non sei atleta, allora forse se una via di mezzo no. Però forse sei testardo, forse sei incosciente, sei anche un pochettino avventato. Perché nonostante tutto sei riuscito a farla funzionare finora. E puoi farla funzionare ancora perché ce l'hai già fatta. Devi solo credere in te stesso. E nei tuoi errori e nelle tue stupidate, perché hai bisogno di trovare il tuo modo per salvare te stesso, hai bisogno di salvare te stesso, e quindi sbagli e fai errori e fai stupidate, ma hai bisogno di trovare il tuo modo di essere gentile, il tuo modo di essere forte, il tuo modo di essere fragile, il tuo modo di essere indistruttibile e il tuo modo di essere te stesso, perché le catene che gli altri ti gettano addosso non funzionano e non possono funzionare, e i muri che tutti voi vedete e imponete sulla vita degli altri sono i vostri muri, non i miei muri, e non possono funzionare per me. Perché in tutto questo grandissimo casino io ho bisogno di trovare la mia strada, il mio modo di funzionare. In tutto questo io ho bisogno di essere io. Okay, yes I do. I said amen.